Ciao a tutti, ben ritrovati, come va? Allora, oggi ero in vena di esperimenti, mi sono messa lì, non è una mia invenzione credo perché ne ho già viste di queste cosette fatte così, volevo proporvele. E sono semplicemente dei tondini fatti con questo che adesso vi mostro e passati con lo smalto, stampati con un po' di fantasia e sono lucidi. Molto adatti per fare dei pendenti per il Jan Journal. Io non so se si vede dalla telecamera. Comunque adesso li facciamo insieme e vi mostro così una mia variante di queste cosette. Allora, tanto questa è la misura che vado a fare perché ho solo questo punch, poi vabbè avrei delle fustelle per la Big Shot, ma non sto lì a fare cose lunghe. Allora io vado sempre a prendere le mie amate rivistine e vado a cercare dei particolari. Poverina, c'è Maya che gioca da sola. Allora cerco un particolare. Allora in questo caso potrebbe anche semplicemente essere questo bicchiere, lo prendo se così riesco, così, e mi prendo la mia immaginetta. Carino, ma aspettate, si vede bene? Sì, speriamo, magari altri bicchieri no. Andiamo a cercare qualcos'altro che potrebbe essere carino dentro il Jan Journal. Ma state pensando quello che penso io? Guardate che carina questa pianta, se riusciamo a non prendere anche il prezzo. E procedo, vediamo, andiamo alla ricerca di tanti bei particolari. Quante belle candeline. Qui ovviamente dovrò scegliere cosa farci stare perché tutto non ci sta. Magari prendo questa candela qua, è solo un pezzo ma vabbè, è bello anche il colore dello sfondo, insomma scelgo un po' così. Prendiamo altri soggetti. Io ci vedo il mondo in queste cose, addirittura a volte faccio fatica a prendere dal davanti per dire, perché dietro ci sono cose che mi interessano. Allora stacchiamo la pagina. Questo è il dépliant di casa. Mi ricordo che avevo un dépliant di non mi ricordo cosa, se vi ridea. Mi allargo un po' perché se no ho paura che mi scappate dall'inquadratura. Molto bello questo vaso, ma c'è uno sfondo scuro che non mi piace. Beh, anche la persona a volte può essere, essendo un ciarmetto, può essere simpatico. Comunque anche per dire carta da regalo. Facciamo questo vaso. Ok, poi vabbè, vasi adesso basta. Cerchiamo qualche cos'altro perché ho visto anche un semplice dépliant di Bonprix. Oh beh, peccato che sono immagini un po' grandi. Anzi, auguri di buon Halloween o tutti i santi, quello che volete, perché tanto il video uscirà proprio in quel momento, a ridosso delle nostre amate feste di Halloween. Quindi buon Halloween a tutti. Allora, ad esempio, vedete, ci sono dei cuscini. Questo, guarda la zucca, guardala qua. Dai, facciamo anche, visto che è il periodo giusto, voglio fare anche la zucca. È un cuscino, ma vabbè, non importa. Non so se si vede. Dai, facciamo anche la zucca che ci sta sempre. Quello che vi stavo dicendo è che anche un semplice, ecco, anche questi pattern, questi qui, no? Sta molto bene arrivando al centro. Ecco così. Vedrete che renderà molto bene, come anche questo cuscino che è il discorso che vi facevo di Bonprix, un catalogo
diciamo di vestiario, no? Vi mostro. Tanto è la stessa cosa, un vestito con magari, no, un'immagine con un vestito con un pattern, come in questo caso questi fiori, noi andiamo a prenderci i fiori. Guardate che bello, bellissimo. Ok, direi che ne ho a sufficienza, però volevo solo farvi capire come scelgo i pezzettini, no? Con un po' di fantasia si riesce a capire in anticipo, diciamo, cosa può essere carino mettere, no? Ad esempio, io ho visto questo vestito, ma ce n'è anche altri. Questo qua appunto è il catalogo di Bonprix, che non mi lasciano in pace. E ci sono dei vestiti fiorati, eccoci qua, ad esempio, a seconda di poi uno cosa sta facendo, se primaverile, invernale. Avviciniamoci a questo che è intero, guardate che bello. Chi può dire che non è una bellissima carta pagata anche a caro prezzo, no? Allora, va bene, adesso dobbiamo passare a fare il passaggio successivo, e qua vi ci andrà del cartoncino di qualsiasi tipo. Io avevo ancora dei pezzi, quello delle uova è troppo spesso, già provato. Ecco, semplici cartoncini così. Questo qua è ancora la solita confezione del junk che sto facendo. Tolgo solo un po' di carta che viene via, poi incollerei, è uguale di qua o di là, semmai giusto nella parte questa qui che non è lucida, almeno forse riesco meglio. Uso il Flash Bond, se no ci metto una vita col Vinavil. Allora vado a incollarli. Ovviamente se troviamo delle cose più spesse, come nel caso questo qua, è direttamente la confezione, questa qua, cioè io ho fatto direttamente qua, bellissimo, c'è la scritta sotto e ho fatto delle stampate. Però volevo, siccome ero appunto in vena di esperimenti, volevo provare anche questo sistema che secondo me è top. Allora continuo a incollare i miei pezzettini, la mia zucca, bene. Se sono sicura che è asciutto, vado a tagliare adesso, sempre col punch. Se non avete questo, lì ci va pazienza, un tondino, qualcosa di forma rotonda, matita, si disegna e si fa in questo modo man mano, tanti tondini uguali, e poi si fa la stessa identica cosa, semplicemente si forma a mano il cerchietto. Adesso vado a coprire. Allora, a me il retro con la scritta mi piace tantissimo, figuriamoci, questi li ho messo sul davanti, questi li lascio sul dietro, va benissimo. Allora, ho usato il giallo, però qua era bianco e nero, no? Sta molto bene sull'interno il giallo, lasciando l'interno, cioè il bicchiere, in questo caso cercando di non macchiarlo di giallo, e si mette a risalto in questo modo, no? E poi io ho usato il nero, proprio il Distress Ink nero. Stessa cosa, volendo lo possiamo fare sul retro, Allora, per il momento va bene così. Questo qua direi che non ha bisogno di altri sfondi. Idem qui, dove c'è già sfondo,
non starei a fare niente, perché qua era un po' da evidenziare il bicchierino. Sono quelle cose simpatiche che nel Gian Journal sta sempre bene. La zucca, vabbè, io intorno alla zucca ci faccio l'arancione, Diciamo che il nero mette un po' più in risalto. Qui andrei sempre col nero, che poi è sempre la cosa migliore secondo me, perché dà un che di cornice, come se fosse una medaglietta, no? Anzi, oltre agli vari effetti di coso dato, gli do anche il nero, proprio per quel discorso lì della cornice, perché l'obiettivo era poi quello. Anche qua, anche che c'è l'arancione si vedrà sempre un pochino, però è meglio il nero, il bordo proprio. Allora, siamo a questo punto. Io ho trovato questo smalto top coat trasparente dai cinesini, 1 euro, mega zoom, non so, speriamo che si veda bene. E niente, vado a passarglielo sopra in modo molto generoso, prendendo bene anche tutti i bordini. E lì dove c'era la pinzetta dovrebbe andare bene. Mi metto sempre sopra qualcosa in modo di poterlo guardare contro luce, sì, lo so, esco dall'inquadratura, però per poterlo vedere contro luce, e così vado a chiudere i buchetti e procedo. Allora, usando il Distress Ink lo sfumerà un pochino lo smalto, ma anche lo Stazon, dovuto guardare, anche quello, perché si vede che ha qualche acetone, qualche cosa dentro che tende proprio a fare l'effetto sfumato, molto bello. Ci piace questo effetto e quindi boh, io sono contenta. Stazon o non Stazon, timbrate o stampe, viene sempre molto bello. E questi qui sono anche molto belli da usare a mo' di bottone, per fare quelle chiusure con i laccetti, avete presente che solitamente si fanno coi bottoni? Li vedo molto bene. Poi uno, dipende cosa deve fare, può farli anche più spessi, cioè così vi do delle idee. Guardate con niente, che carini. Immaginate magari anche di farli per il December Daily con i dépliant natalizi, che c'è il mondo di queste dimensioni, veramente ne possiamo fare all'infinito. Adoro. E non ci va neanche poi tanto tempo per farli, Comunque lo smalto penso che duri una vita. Comunque stavo pensando che anche farli di forma quadrata sono belli, cioè magari se avete delle fustelle con delle forme quadrate piccoline o a rombo, o più piccoline, se riuscite a lavorarci sopra, sono molto carine anche più piccole effettivamente. Allora ne voglio fare ancora 3 per darvi delle varianti, che sono queste qui, quindi variante che avete già visto, però volevo mostrarvele perché queste qua sono anche più rapide. Semplice packaging, scatoletta di una qualsiasi confezione con una scritta. Sapete, io sono patita per le scritte. Facciamo delle timbrate. Qua ci va necessariamente lo Stazone. Oh, guardate cosa è successo ai miei clear stamp, si sono incollati un po' troppo. Oh, mannaggia. Va bene, io vado a fare il faccino di questa damina perché di più non ci sta. Se sta attaccata
Cosa devo fare con i clear stamp asciutti? Ma buttarli? Allora niente, vado a fare solo il musetto di questa dama. Eccola lì, molto bene. Lì, vediamo se è venuto qualcosa. Sì, sì, perfetto, non pensavo. Poveri clear stamp, il tempo passato non gli ha giovato. Poi vabbè, si possono fare delle scritte, però scritte su scritte non mi dà molto senso. Ovviamente i soggetti miei preferiti sono sempre i fiori, piccolini così. Anche qua si è incollato tutto molto bene, dovrebbe almeno stare attaccato per andare bene, eh? Vediamo se riesco a fare sto particolare. C'è una rosellina. Sì, dai, va bene. Allargo un po' perché non sono abituata a lavorare con lo zoom ed esco sempre dall'inquadratura. Ok, questa è una rosa, più o meno uguale a questa, mi sa. Va bene. E qui vado di Victorian Velvet, così vado a fare tutto il bordo rosa molto romantico, anche della signorina. Così, sempre il bordo nero. Così. E adesso vado a passare lo smalto come prima. Vedrete come inizia poi a sfumarsi tutto quel nero lì, rendendolo bello, 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 mi piace. Vedete che inizia già a sfumarsi. Amici, altro che resina, ma cosa ce ne facciamo noi della resina, eh? Mi piace, si vede che mi piace. Allora adesso l'idea per me è questa: se ho bisogno a mo' di bottone gli pratico 2 foretti qui in mezzo e poi procedo come se fosse un normale bottone, magari senza tirare troppo perché è pur sempre carta, no? Altrimenti, per chi non ha voglia né tempo di fare grandi cose, può semplicemente, nel caso che vuole usarlo come ciondolo, prendere la Crop-A-Dile o l'altra, questa qua, però questa fa il foro molto grosso. Ok, l'ho ritrovata, Allora, invece la Crop-A-Dile ha la possibilità di fare un buchetto un po' più piccolo e niente, si va a fare perché io non ho gli occhielli questi qua piccoli, perché sennò sarebbe molto bello metterglielo, ma si può anche semplicemente fare un foretto e basta, e usarla così. Io qui, ma non è proprio un risultato eccellente, ho passato il pantone qua nel foro, no? Magari più che un intero pantone che ha la punta molto spessa, varrebbe la pena con una semplice penna gel nera andare a colorare l'interno di nero, se si riesce, ma forse non si riesce, o un pennellino se si ha voglia di metterci un po' più di impegno, diciamo, no? O un pennarello nero che ha sicuramente la punta più sottile, o addirittura una matita. Aspetta, sì, forse basta la matita. Si va a colorare l'interno qui che è più carino. Questa è acquerellabile, bagnando la punta dovrebbe anche scrivere meglio, mi parte la matita. Comunque avete capito, sì, basta rotearla senza far tante storie. La si rotea qua così, l'interno resta nero e boh, abbiamo migliorato un pochino l'aspetto
visto che si vede l'interno bianco. Ok, poi se no l'altra variante, che sinceramente è quella che prediligo, allora ce n'è due, una col fil di ferro messo grande e una così. Ora questa è più bella, però si vede un pochino l'apertura mentre l'altra resta più chiusa, quindi faccio questa, che è anche molto più semplice. Allora sono andata a prendere, beh, innanzitutto bisogna fare un tondo sempre con un cartoncino un po' più sottile, magari tipo qualcosa che si riesca a un pochino a schiacciare il fil di ferro, a fargli la sagoma, no? Allora, senza massacrarsi le dita, sapete quelle confezioni tipo del Pancarré che ha quel fil di ferro che io ritengo abbastanza antipatico per quello scopo, perché è un fil di ferro parecchio duro, questo qua fatto doppio così, no? Io adesso l'ho tagliato a metà perché volevo farvi vedere come era fatto, perché se no non mi so spiegare. Questo fil di ferro è parecchio duro, io ce l'avevo nel Pancarré. Non so, non mi ricordo in che altre confezioni si possa trovare, però si trova, avete capito cos'è. Allora vado a ciapare, sottotitoli per i non piemontesi, a prendere questo fil di ferro, no? Che vado, questo è molto duro comunque, devo piegarlo a metà, tondo però, non a punta, cioè mi sembra che stia meglio tondo, quindi vado un pochino così a piegarlo un po' alla volta, cercando di fare una forma un po' gradevole, e soprattutto che stia in piano bene, perché se no faccio troppo spessore. Ok, poi guardo se mi piace, direi di sì, che può andare, e basta. Faccio così, metto un pochino di colla sul retro, da dove voglio che la testa qua dell'uccellino è in su, quindi il gancio lo metterò qua. Quindi metto un pochino di colla qui, più o meno dove c'è il fil di ferro, lo posiziono più o meno come avevo detto che mi interessava, così. Prendo un pochino di nastro carta, giusto per aiutarmi un pochino, ne va proprio poco, se no esce fuori da tutte le parti, e vado a posizionarlo qui. Tagliamo via l'eccesso, se no esce fuori. Ok, adesso schiaccio un pochino, questo darà un po' più stabilità e renderà la nostra medaglietta indistruttibile. E adesso vado a mettere perché ho messo via la colla non si sa, vado a mettere il cartoncino dietro. Attenzione alla colla che esce, perché se va a beccare lo smalto, questo l'ho notato dalle unghie, si porta via tutto lo smalto. Quindi voilà, per quello vedete qui vado a schiacciare bene il mio fil di ferro. Se il cartoncino è troppo duro non si riesce a fare questo lavoro, quindi cartoncino medio. Adesso le grammature non le so, ma non quelle per dire delle uova o questo stesso della scatola, perché è molto spesso. Magari, ecco, magari aprendolo e dimezzando il suo spessore, sì, potrebbe anche andare bene. Anche qui vado a mettere il mio nero, e sarà molto bello agganciarle alle pagine, magari sopra una tab, così al nostro Jan Journal o sul tassel con la pinzetta, così.
ma anche solo il foro, devo dire, Questa è quella solo forata e passata con la matita. Sono quegli elementini che fanno veramente, arricchiscono tantissimo, e devo dire che niente da togliere a quelle col gancio, anzi, sinceramente forse preferisco queste qui, che semplici. Ragazzi, sto cercando di far crescere le unghie, ma non so lavorare con le unghie lunghe. A parte che tanto me le sto già scardinando. Sì? Semplice, di grande effetto. E quindi io penso che il Jan Journal vintage che sto facendo lo caricherò con queste, un po' colorate, un po' queste qui, diciamo in bianco e nero, si può dire, sì, perché sono abbastanza bianche e nere. E boh, niente, ragazze, io spero che vi siano piaciute, a me piacciono un sacco. Con niente, ma veramente con niente, una rivista, una pubblicitaria, guardate che carine. Vorrei farvi vedere il lucido, ma si vede poco, sì, dai, qualcosa si vede. Sì, dai, Milena, abbiamo capito. Ragazze, niente, era solo questo. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari le facevate già, magari è un discorso fatto e rifatto. Io è la prima volta che le faccio, è la prima volta che compro proprio dello smalto apposta per questo scopo. Era da un po' che ce l'avevo sto pallino di questa cosa qui, perché con le stampate, con la rivista non le avevo viste. Le vedo sempre fatte con carta scrap comprata, e sinceramente sono così belle così che non c'è proprio bisogno di sprecare carta scrap per questo motivo. Ok, ragazzi, io vi ricordo sempre di spolliciare, lasciarmi un commentino, e se non siete iscritti di iscrivervi. Vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività. Buon Halloween ancora, al prossimo video, ciao a tutti!